Hai un'infiammazione in corso ma non riesci a risolvere? Assumi frequentemente farmaci ma ottieni sempre meno effetti positivi? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi cerchiamo di scoprire insieme come ridurre le infiammazioni nel nostro corpo attraverso l'alimentazione. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire i 10 alimenti che reputo più adatti a questo scopo. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Molte persone soffrono di problematiche croniche che le obbligano ad assumere farmaci antinfiammatori costantemente. Il problema è che spesso si ottengono benefici temporanei a discapito della salute. Saprai sicuramente meglio di me che qualsiasi farmaco purtroppo ha sempre degli effetti indesiderati e sarebbe meglio limitare il loro utilizzo ove possibile. Cerchiamo quindi di analizzare al meglio tutti i possibili alimenti che possiamo utilizzare per ridurre le nostre infiammazioni, di conseguenza migliorando la nostra salute e benessere. Vorrei partire con una premessa. In questo video non parlerò di zenzero e curcuma, nonostante siano due dei migliori alimenti antinfiammatori possibili, dato che ho già parlato approfonditamente di queste due meravigliose spezie nel video che ti lascio qui sopra. Che i farmaci antinfiammatori più utilizzati al mondo possano creare effetti indesiderati al nostro organismo non è una novità. Ormai si trovano in quasi tutti i supermercati e alcuni si possono addirittura acquistare senza ricetta medica. Il problema è che continuando ad utilizzare questi farmaci si crea un circolo vizioso che tende a ricreare lo stato di infiammazione che vogliamo eliminare. Di conseguenza proviamo a capire come possiamo risolvere o almeno ridurre il problema alla fonte con l'aiuto più prezioso che possiamo ricevere, l'alimentazione. Innanzitutto cerchiamo di capire come si sviluppa un'infiammazione. Il nostro sistema infiammatorio si attiva quando il corpo riconosce agenti esterni come batteri, virus, pollini o agenti chimici, ma anche alcuni alimenti, possono essere il pane bianco, i cibi fritti, le bevande zuccherate o la carne processata. Questo spesso provoca un processo noto come infiammazione. Uno stile di vita sedentario e lo stress, uniti a fattori ambientali, possono contribuire alle infiammazioni, ma anche una dieta non equilibrata è un fattore importante. Gli alimenti malsani contribuiscono anche all'aumento di peso, che è esso stesso un fattore di rischio per l'infiammazione. Curare in modo attento il proprio regime alimentare è quindi uno dei modi migliori, insieme al mantenimento di uno stile di vita sano, per tutelare il proprio stato di salute e prevenire l'insorgere di patologie a vari livelli. A questo punto scopriamo insieme quali sono i cibi antinfiammatori più importanti che possono aiutarci. I primi in assoluto sono ovviamente frutta e verdura. Beh, che banalità, Alberto, sì, lo so, hai ragione, però è la verità. Tutta la frutta cruda e tutta la verdura cruda contrastano enormemente le infiammazioni. Ribadisco, allo stato crudo. I frutti migliori in questo senso possono essere le fragole, i mirtilli, i frutti di bosco e le amarene. Contengono antiossidanti chiamati antociani. Questi composti hanno effetti antinfiammatori che possono ridurre il rischio di svariate problematiche. Non sottovalutiamo anche l'ananas, ricco di bromelina, che elabora le proteine e funge da antinfiammatorio per le persone che soffrono di artrite o per coloro che hanno gonfiore dopo un intervento chirurgico. È un toccasana contro le infiammazioni ai tendini, distorsioni, eccetera. È ottimo anche il cetriolo. Ricco di potassio e magnesio, è ottimo per combattere l'infiammazione, eliminare le tossine e assicurarsi di eliminare l'acqua trattenuta. Inoltre, i fitonutrienti del cetriolo lavorano per inibire gli enzimi infiammatori che ci colpiscono quotidianamente. Il secondo aiuto che può arrivare tramite l'alimentazione sono le spezie.
Anche di questo argomento ne ho già parlato in un video specifico, che ti lascio qui sopra se per caso te lo sei perso. La natura è piena di spezie annoverate come antinfiammatorie. Le principali in questo senso sono l'alloro, l'origano, il rosmarino, la cannella, la salvia, ma ce ne sono molte altre. Al contrario di frutta e verdura, possiamo sfruttarle anche nel cotto, aggiungendole alle nostre pietanze. Per dare aroma e profumo, possibilmente è sempre meglio utilizzarle a crudo. Il punto numero 3 di oggi sono gli omega 3. Gli acidi grassi della serie omega 3 sono importantissimi per la salute. Costituiscono le membrane cellulari, le guaine nervose e il nostro cervello ne è composto per il 50%. A differenza della serie omega 6, gli omega 3 sono molecole antinfiammatorie. Gli acidi grassi omega 6 aumentano le infiammazioni, quindi bisognerebbe cercare di equilibrare la nostra dieta introducendo alimenti omega 3 il più possibile, cercando di arrivare ad un rapporto 1:3 o 1:4. La maggior parte delle persone, seguendo un'alimentazione errata, arriva addirittura ad un rapporto 1:20. Quali sono gli alimenti che contengono omega 3? Certamente i pesci grassi come il salmone tra i più famosi. Se invece siamo vegetariani oppure vegani, si possono utilizzare i semi di lino, ma soprattutto il suo olio. Stessa cosa vale per semi e olio di canapa. Per chi come me è onnivoro, possiamo aggiungere anche alici, sgombro, orata, migliori del salmone da un punto di vista salutare, data la minor concentrazione di metalli al loro interno. Informazione importante da non sottovalutare: gli omega 3 sono sensibilissimi a luce e calore, per cui non vanno mai cotti o scaldati. Questo vale anche per i pesci appena consigliati, quindi capirai bene che è meglio introdurre anche altre soluzioni. Ottimi dunque anche altri semi come zucca o chia. Altra ottima fonte di omega 3 è l'olio algale e tutte le alghe in genere. Il quarto punto di oggi è l'olio extravergine d'oliva. Un cucchiaio di olio extravergine d'oliva aiuta a pulire l'intestino e riduce notevolmente l'infiammazione. L'oleo cantale, il composto naturale presente al suo interno, ne è responsabile, poiché i suoi effetti sono simili a quelli dell'ibuprofene. Il quinto aiuto di oggi è il cacao. Le vitamine D, E, A ed altre si trovano nei semi che il cioccolato ci dà. Sono fonte di composti fenolici che aiutano a combattere l'infiammazione causata dai radicali liberi. Il sesto punto di oggi è un rimedio naturale antinfiammatorio per il mal di denti, per cercare di evitare di assumere farmaci. Parliamo dei chiodi di garofano oppure il loro olio. Questa soluzione naturale è molto efficace per ridurre il dolore nell'immediato, grazie al principio attivo dell'eugenolo. Bastano poche gocce di olio su una garza con cui si andrà a tamponare il dente malandato. Siamo arrivati al settimo punto. Un rimedio per sfiammare la gola, come gli antichi rimedi di tutte le nonne, possono essere il miele, magari da sorseggiare in una bevanda calda, o la propoli. Il punto 8 è un alimento che non è molto conosciuto in Italia. Parliamo del kuzu. La polvere di kuzu è ricavata dalla radice di una pianta molto comune in Asia ed è usata a scopo terapeutico da almeno 2000 anni. Essendo un alimento alcalino, il kuzu riesce ad intervenire sulle infiammazioni. È inoltre ricco di antiossidanti, agisce contro i radicali liberi e l'invecchiamento dei tessuti. Il punto numero 9 di oggi è la frutta secca. Oltre ad essere ricche di sostanze nutritive, molte varietà di frutta secca hanno un effetto antinfiammatorio. Le mandorle, ad esempio, sono ricche di antiossidanti e hanno proprietà antinfiammatorie. Più specificatamente, gli antiossidanti aiutano a proteggerci dallo stress ossidativo, che è ciò che danneggia le cellule e alimenta l'infiammazione. Le noci si distinguono dal resto della frutta secca perché sono più ricche di acido alfa-linoleico, un acido grasso omega 3 che ha potenti effetti antinfiammatori. Voglio concludere con un must. Il punto 10 di oggi è il tè verde. Dei suoi effetti benefici ne ho parlato ampiamente nel video che ti lascio qui sopra. È davvero una fonte unica di benessere. Questo infuso è considerato un ottimo antisettico e antinfiammatorio naturale, grazie soprattutto alla quantità di antiossidanti in esso contenuti.
In particolare contiene un polifenolo chiamato epigallocatechina gallato che lo rende un efficace bruciagrassi e aiuta ad inibire l'azione delle interleuchina 8, una molecola coinvolta nel processo infiammatorio dell'organismo. Come abbiamo visto, ci sono molti alimenti con proprietà antinfiammatorie naturali che hanno effetti benefici sulla salute. Iniziare ad introdurli nel proprio regime alimentare può essere un valido aiuto per prevenire o contrastare le infiammazioni. Conosci qualche altro alimento che non ho elencato in questa puntata? Scrivimelo nei commenti. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere una notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video!